Riassunti di The Dreamer, le ali del sogno che coprono tutta la puntata turca numero 50. Questa è la penultima puntata della serie. Sanem con grande sofferenza dice a Can che il suo amore per lui non è mai venuto meno nonostante le difficoltà, mentre il suo per lei è svanito in un attimo. Mentre se ne sta andando, Can la ferma dicendole che il padre gli ha detto che ritroverà il suo amore solo standole vicino. Al che Sanem risponde che sarebbe stato meglio se fosse stata una sua idea. Poi Sanem va a trovare i suoi genitori e dice che ha nostalgia e si fermerà con loro per la notte. Subito Mekbe si insospettisce e inizia a farle una miriade di domande per capire la situazione tra lei e Can. Nel frattempo Can si reca dal suo medico e gli dice che sta bene e non ha conseguenze fisiche dall'incidente, ma che ha bisogno di un aiuto psicologico per quanto riguarda la perdita di memoria. Infatti accade spesso che il paziente inconsapevolmente non voglia recuperare la memoria quando si tratta di recuperare ricordi dolorosi. Il medico conclude che è meglio che si sforzi di ricordare tutto ciò che gli è successo. Tornato in agenzia, Can chiede ad Emre di Sanem e del suo ricovero in clinica. Lui gli racconta tutto ciò che è successo e Can conclude che è tutta colpa sua e per questo non riesce a ricordare. Emre lo rassicura e gli dice di leggere il libro di Sanem perché nessuno vorrebbe dimenticare un amore come quello che lui ha vissuto. A casa Aydin, Sanem dopo cena parla con Leila e le dice che Can non riesce a ricordarla e che teme che possa partire presto. Al che Leila le racconta di come Can abbia chiesto di lei ad Emre e che adesso si sente in colpa, quindi deve dargli tempo perché anche lui sta soffrendo. Finito di leggere il libro di Sanem, Can chiede a Deren di aiutarlo a realizzare un piano senza dirlo a nessuno. Infatti il mattino seguente Deren incarica Sanem di andare a visionare una location da utilizzare per una pubblicità. Sanem arriva in una località di mare e si reca nell'hotel che le hanno riservato. Qui incontra Can, che si offre di farle da guida. Ovviamente iniziano a bisticciare e Can le rivela di aver letto il suo libro, al che Sanem capisce che quello è un piano preparato per stare insieme a lei, ma rifiuta dicendo che andrà in spiaggia a prendere il sole e poi tornerà ad Istanbul. In spiaggia Sanem, dopo un po' inizia ad annoiarsi e a cercare con gli occhi Can. Lo vede arrivare su una moto d'acqua e la invita a salire con lui e a visitare una bella isola nelle vicinanze. Lei accetta. Giunti sull'isola, Can e Sanem si godono il sole e il paesaggio. Can le dice che il lato positivo di perdere la memoria sta nella possibilità di conoscerla di nuovo. Continua dicendo che adesso capisce perché si sia innamorato di lei e che lei è unica e le si avvicina per baciarla. Sanem, dopo un attimo di esitazione, si allontana, dicendo che è ora di andare via. Can, quando stanno per andare, dice che la moto ha un guasto, per cui dovranno passare la notte lì, e Sanem inizia a protestare e a lamentarsi. Meliat, intanto, riceve la notizia di aver ricevuto una grande eredità. Euforica inizia a fare regali e a lavorare gratis per le amiche del quartiere, anche se Mekbe la esorta ad essere prudente e ad aspettare che i soldi le arrivino sul conto. Sull'isola pensano alla cena e Sanem si incarica di pescare, cosa che fa dopo una miriade di buffi tentativi. Can, dopo aver preparato un giaciglio per la notte, si incarica di cucinare e tira fuori dal contenitore della moto una bottiglia di vino e dei calici. Sanem dapprima rifiuta di bere, sapendo bene l'effetto che le fa l'alcol, ma poi accetta. Sono seduti vicino al fuoco e Sanem, che beve di continuo, chiede a Can il momento che ha preferito nel libro e lui risponde che è quando lei ha scoperto che lui era l'Albatros. Dopo averne parlato, vanno a dormire. Il mattino seguente si svegliano abbracciati come facevano sempre in passato.
Sanem è sorpresa e non ricorda nulla. Allora Gian le dice che nella notte lei si era svegliata ed aveva iniziato a ballare accanto al fuoco e lo aveva svegliato per ballare insieme. Al che lei teme di aver detto tante cose stupide. Mentre Sanem fa il bagno, Gian ripensa alla notte precedente, quando lei gli aveva detto una cosa molto importante, ossia che lei aveva avuto molta paura che lui morisse nell'incidente e che l'unica cosa che conta è che lui sia vivo, anche se non si ricorda di lei. Selim, che continua a corteggiare Yuma, si fa dare molti soldi da Miriban per aprire un ristorante che gli permetterà di pagare tutti i debiti che ha con lei. Ma Miriban, che è molto triste, gli dice che vuole solo che Aziz torni da lei. Selim, che è chiaramente interessato solo ai soldi, quando va via telefona ad una donna che chiama Amore, dicendole che sta per tornare e che ha con sé tanti soldi. In seguito, frequentando Yuma, viene a sapere che Meliat ha ereditato una grande fortuna e subito si mostra interessato alla vicenda. Sull'isola la moto miracolosamente funziona e allora Sanem dice che ha capito che lui l'ha fatto apposta, al che Gian le dice che è stata una cosa positiva lo stare insieme e le cede il posto di guida sulla moto d'acqua. Tornati poi velocemente in agenzia, chiamati da Deren, trovano un'atmosfera molto tesa. Tutti infatti sono molto preoccupati dalla possibilità di perdere la realizzazione della pubblicità delle creme a favore di una agguerrita società concorrente. Mentre Sanem sta lavorando, le si avvicina Gian, che inizia a comportarsi in modo molto affettuoso con lei, fino a quando arriva Aika per un incontro, alla fine del quale invita Gian ad un'escursione in montagna da tenersi a breve. Andata via, Sanem si lamenta con Gian per il fatto che abbia accettato immediatamente, ma lui le dice che lei andrà insieme a lui. Leila è ossessionata dalla possibilità di perdere la commessa e cercando informazioni sul gruppo concorrente scopre che vi fa parte una sua conoscenza, Aysel, e decide di fingere di incontrarla casualmente per carpirle delle informazioni utili. Non ottenendo risultati, la segue e la fotografa in atteggiamenti affettuosi con un uomo che non è suo marito. Leila allora la ricatta e Aysel è costretta a consegnarle una chiavetta con tutte le informazioni sul progetto che la sua agenzia ha realizzato in cambio delle foto compromettenti. Il mattino seguente in agenzia, Leila apre il file sul PC per mostrarlo a tutti. Ma quando Gian capisce che è frutto di un'azione illecita, si rifiuta di continuare a guardarlo, ma avendo capito che è un progetto migliore del loro, invita tutti a mettersi al lavoro e a cercare nuove idee. Emre è molto contrariato dal comportamento di Leila, che gli ricorda quello di Aylin, e infatti quando le chiede il motivo, lei risponde che lo ha fatto per il successo. Anche Sanem è infastidita e dice alla sorella di lavorare a nuove idee invece di darsi allo spionaggio. Gian chiede a Sanem il motivo per cui ha preparato le creme e quando lei risponde che lo ha fatto pensando alla mamma, lui ha l'idea di realizzare una campagna pubblicitaria che ha come protagoniste le signore del quartiere di Sanem. Tutti sono riuniti a casa Aydin per gli ultimi preparativi per girare lo spot. Leila chiede scusa ad Emre per il suo comportamento, mentre Selim corteggia Melihat, mirando ai suoi soldi e le dichiara il suo amore. Mentre stanno facendo le riprese, arriva Aika, che chiede a Sanem di firmarle la copia del suo libro essendo una sua fan. Sanem è sorpresa e contenta, ma poi Aika le dice che ha riconosciuto i protagonisti e che non capisce come due persone così diverse abbiano potuto vivere un amore così grande. Sanem rimane interdetta, ma subito viene richiamata dall'inizio delle riprese dello spot che riscuote molto successo presso i clienti. Intanto sul set si scopre che Selim fa la corte a Melihat e Yuma, nell'apprenderlo, sviene. Arriva in quel momento la sorella di Melihat che le dice che la storia dell'eredità è un falso, al che Selim, visto che non ci sono soldi da truffare, scappa via. Yuma, dopo questa delusione, annuncia ai figli che ha deciso di partire per l'Australia.
È sera e Sanem, dopo aver consolato Mihriban, che ha scoperto la disonestà di Selim, si reca da Gian e lo trova insieme ad Aika e ad un gruppo di persone con cui sta organizzando un'escursione per scalare delle montagne in India. Lei è sorpresa, al che Gian le dice che lei andrà insieme a lui. Poi, dopo che tutti sono andati via, Sanem gli chiede in che ruolo lo deve accompagnare, come amica, fidanzata o altro. Gian è molto confuso e non sa darle una risposta. Allora Sanem gli dice che non deve agire perché si sente in colpa nei suoi confronti e se ne va. Gian la rincorre, l'abbraccia e si avvicina al suo viso per baciarla. Sanem esita, ma poi lo ferma, dicendogli che non è necessario e che non vuole baciarlo. Così si conclude la penultima puntata di Daydreamer, che ci porta diretti verso il finale di tutta la serie.